Ciao a tutti, tempo di melanzane, proprio nel pieno siamo, quindi non potevo non fare le nostre buonissime di tradizione melanzane ripiene, calabresi, i mulingianichini come si dice qui, in due versioni, fritte, a polpetta e al forno ripiene. Non resta che ammirare, godere e metterci all'opera. Iniziamo. Per questa ricetta occorrono delle melanzane che non siano troppo grandi, possibilmente, più piccole sono meglio è, anche perché poi diventerebbe una bella melanzana grande. Quindi le taglio a metà, l'ho già lavate naturalmente, e le taglio così, le incido fino quasi a tagliarle, però le lascio attaccate sotto, così, e le faccio tutte. E le bolliamo in acqua salata, quindi un po' di sale. Appena inizia a bollire mettiamo le melanzane, chiudiamo e quando da una parte è cotto, quindi comincia a bollire abbastanza sostenuto, le giriamo, così cuoceranno anche dall'altra parte, in tutto un 10-15 minuti. Intanto preparo la polpetta, che poi mi serviranno anche le melanzane, prezzemolo e basilico, facciamo un bel trito. 250 g di pane fresco sbriciolato oppure pane raffermo bagnato in acqua, bollato in acqua e strizzato. L'aglio lo grattugio. 3 cucchiai di formaggio grana grattugiato, belli abbondanti, e uno di pecorino, se ti piace. 2 uova intere. Naturalmente io le rompo a parte perché se poi non sono buone le scarto. Una volta messe dentro, via. Lavo le mani ovviamente quando tocco le uova. Sale, pepe. E do una prima amalgamata. Le melanzane sono cotte, come vedi sono ammorbidite, anche troppo forse, però va bene. Le scolo e le scavo. Io adesso mi sto quasi ustionando, ma se le aspetti un attimino è meglio. Le strizzo eventualmente se c'è acqua e le metto testa in giù. La polpa naturalmente va conservata. Adesso che ci sono le melanzane buone, io che faccio di solito? Faccio questo procedimento che ho fatto fino adesso, quindi le cuocio, le separo la polpa dal contenitore, dal guscio, e me li congelo separatamente, così li avrò sempre pronte a disposizione per fare le mie melanzane ripiene, anche in inverno. Aggiungo la polpa intiepidita e metto un po' di carne, questo è facoltativo. 250 g di carne macinata di vitello, ma va bene anche mista, e mi affetto anche un po' di scamorza o caciocavallo, può essere anche affumicata come in questo caso, con le melanzane ci sta benissimo. E come fa la mia mamma, come faceva la mia nonna, aggiungo sempre un po' di sugo di pomodoro, questo è un segreto, caldo nell'impasto, in modo che diventi ancora più saporito, e lavoro con le mani fino a che diventi una bella polpetta compatta, ma morbida però, mi raccomando, deve essere morbida. Non resta che assemblare, quindi prendiamo il guscio di una melanzana, mettiamo un po' di polpetta, caciocavallo o provola affumicata al centro e riempiamo ancora, chiudiamo. Ed ecco la melanzana ripiena, semplicemente. Pronte. Con la rimanenza, cioè con l'impasto che è rimasto delle polpette, facciamo le polpette di melanzane fritte.
Quelle le facciamo al forno, queste le facciamo fritte, quindi mettiamo sempre dentro la parte filante, se volete, se no va benissimo anche senza. Così vi faccio vedere tutte e due le versioni. Per quelle al forno, naturalmente una teglia da forno, sugo di pomodoro fresco possibilmente. Io faccio un sugo semplice con olio, aglio, basilico e sale. Qualche foglia di basilico per il profumo ulteriore e sugo a coprire. È un sugo già cotto questo, non deve essere molto lento, nel senso deve essere giusto, cotto. È già saporito, mi raccomando non mettete sugo crudo. Formaggio grattugiato, grana. E un filino d'olio. Pronte per andare in forno 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 45 minuti, devono cuocere bene. A dopo. Adesso friggiamo le polpette, rigorosamente in olio extravergine di oliva, vi raccomando. Quindi disponiamo le polpette quando l'olio è ben caldo. A casa mia c'è chi preferisce quelle fritte e chi preferisce quelle al forno e chi come me preferisce tutte e due. Il mio papà per esempio ama quelle fritte. Tu quale preferisci? Scrivimelo nei commenti così vediamo, facciamo un sondaggio. Devono essere così belle dorate, belle croccantine. Naturalmente uscirà un po' di provola, io esagero sempre. Va bene così. Vi faccio vedere l'interno. Sono buone, devo dire, veramente buone. Bruciano. Delle ricette classiche che un po' si stanno perdendo. A casa mia no, perché mamma le ha sempre fatti, mia nonna, io li faccio. Sono buonissime queste fritte. Adesso vediamo quelle al forno. Oh, mamma, ma che profumo, aiuto. E beh, parlano da sole anche queste. Uno scrigno pieno di bontà, morbido, filante, profumatissima, non vi dico la cucina come profuma. Naturalmente mi sacrifico anche ad assaggiare queste, perché se no chi lo fa? Morbide, come vedi, anche la parte di sotto è importante. La muleggiana china alla calabrese, buonissima.